Amici biker, ben trovati! Questo video è dedicato a coloro che vogliono cucirsi addosso la moto, personalizzando o migliorando il comportamento dinamico complessivo. Nello specifico vi spiegherò a cosa può servire abbassare o alzare l'avantreno facendo scorrere i foderi all'interno delle piastre forcella. Restate con noi! Durante lo sviluppo di un progetto vengono stabilite le quote del telaio a seconda dell'utilizzo a cui è principalmente destinato lo specifico modello. Questo al fine di migliorarne l'efficienza. L'intervento che noi possiamo fare può comunque modificare sensibilmente il comportamento, adattandolo al nostro stile di guida o al tipo di impiego. Ovviamente la cosa può essere fatta entro certi limiti, non potendo stravolgere la naturale propensione della motocicletta. Prima di pensare a quale direzione prendere, però, bisogna che alcuni aspetti siano ben chiari. Prendendo in esame questi due modelli appartenenti al segmento più in voga di questi tempi, vediamo quali sono le caratteristiche tecniche che possono determinare un diverso comportamento dell'avantreno. I dati importanti a cui fare riferimento, estrapolati dalle rispettive schede tecniche, sono quelli relativi al grado dell'inclinazione del canotto di sterzo, alla lunghezza dell'avancorsa e dell'interasse. Sulla stereo riscontriamo un'inclinazione del canotto di sterzo di 25,6 gradi e un'avancorsa di 116,4 mm. Questi due valori sono indice di un avantreno dalla elevata direzionalità, prerogativa dei modelli appartenenti al segmento delle maxi enduro stradali destinate a un utilizzo turistico off-road. Questi valori consentono di avere una guida precisa pur avendo un avantreno più leggero e quindi più adatto al fuoristrada. Per evitare che questo possa penalizzare nella guida su strada per una minore efficacia della moto nel chiudere le traiettorie, su questo modello l'interasse non è stato eccessivamente allungato. I 1520 mm riscontrati sono il giusto compromesso per avere una moto stabile ma anche reattiva nei cambi di direzione. Di fatto, provando questo modello, ho riscontrato un avantreno leggero, svelto nei cambi di direzione e facile da gestire nei tornanti stretti. Altrettanto buono è il comportamento affrontando strade bianche, dissestate o in presenza di ciottolato grosso. Nelle curve a medio raggio il comportamento è impeccabile, con disinvoltura le si affrontano anche se in rapida successione. Il minor peso sulla ruota anteriore però non fa percepire un avantreno particolarmente granitico nei curvoni veloci e alle massime inclinazioni. La direzione da prendere su questo modello al fine di migliorare il comportamento su strada sarebbe quello di spostare maggior carico sulla ruota anteriore. Per far questo è sufficiente svitare le viti delle piastre di sterzo e far scorrere i foderi nella direzione indicata di 2 o 3 mm. Così facendo l'avantreno sarà più granitico e più efficace nel chiudere le traiettorie. Su una multistrada V4 Grand Tour troviamo un'inclinazione del canotto di soli 24,2 gradi e un'avancorsa ridotta a 100,6 mm, valori questi più vicini a quelli riscontrabili su moto dall'indole sportiva e prettamente stradale. Di fatto però questo modello non mi ha convinto del tutto. L'agilità non le manca, anzi, ma non è altrettanto efficace nel chiudere le traiettorie, cosa che invece mi sarei aspettato considerando le quote riportate. La motivazione potrebbe essere dovuta all'interasse particolarmente generoso che su questo modello arriva a ben 1566 mm. La scelta, forse obbligata, è stata necessaria a stabilizzare sul veloce una moto dall'avantreno particolarmente leggero e dalle quote di canotto e avancorsa piuttosto contenute. Di fatto, nonostante l'interasse generoso, la moto tende a sollevarsi facilmente facendo intervenire spesso l'elettronica. In questo caso sono state due le motivazioni che mi hanno portato a fare questo tipo di intervento, seppur in misura differente. Sfilando i foderi all'interno delle piastre di 4 mm ho potuto apprezzare un avantreno decisamente più stabile e preciso in percorrenza di curva. La tendenza a alleggerire è diminuita e si riesce a disegnare traiettorie più strette. A questo punto dovrebbe essere chiaro quale direzione prendere se si vuole un avantreno particolarmente stabile sul veloce e più efficace nel chiudere le traiettorie. Di fatto lo sfilamento dei foderi all'interno delle piastre sposta il peso sulla ruota anteriore riducendo, seppur virtualmente, l'inclinazione del canotto di sterzo, la lunghezza dell'avancorsa e dell'interasse. Per contro, questa modifica non favorisce chi predilige una più facile manovrabilità nello stretto per mancanza di abilità. Dunque, cosa si otterrebbe facendo il medesimo intervento ma nella direzione opposta? Se la propria guida non predilige un comportamento particolarmente sportivo della motocicletta, caratterizzato da un avantreno granitico ma anche più pesante da direzionare, sollevando l'avantreno la manovrabilità diventa più leggera e facile in ogni frangente. Lo scendere in piega avviene con maggior resistenza e con una più lenta progressione. Questo offre maggior feeling a chi ha poca esperienza o vuole una guidabilità meno impegnativa.
Nell'utilizzo off-road l'avantreno più leggero supera più efficacemente eventuali ostacoli e affonda meno nel ciottolato grosso. La direzionalità è migliore grazie all'aumento delle quote, seppur questo avviene in modo virtuale. Concludendo che si vada in una o l'altra direzione si alterano le quote della ciclistica trasferendo maggior peso sull'avantreno o al posteriore. È quindi necessario apportare alcune modifiche secondarie ma necessarie al fine di compensare e ristabilire il comportamento ideale delle sospensioni. Se la direzione presa è stata quella di sollevare l'avantreno, il minor carico sulla ruota anteriore farà estendere con più velocità la forcella. Sarà dunque necessario chiudere il registro idraulico in estensione di un quarto o mezzo giro, equivalente di 2 o 4 clic. Se invece avete abbassato l'avantreno, sarà il posteriore a necessitare di una regolazione in tal senso. Intervenite sul registro in estensione prendendo come riferimento le regolazioni già indicate per la forcella. Per ulteriori chiarimenti lasciate il vostro messaggio nei commenti, presto o tardi avrete la vostra risposta. Ciao!